Buongiorno dal Centro Ammonio Unico Mondiale. Buongiorno a tutti voi. Buon appetito perché è orario di pranzo. Spero che tutti stiate bene. Alla fine spero che nessuno ha dei problemi. Spero che la vostra vita abbia preso un po' di calma da tutto questo che sta accadendo. Bene, volevo parlarvi, insomma, si sente molto dire cambiamo il mondo, voglio fare qualcosa per il mondo, vorrei aiutare il mondo, io se potessi farei questo, io se potessi farei quello, eccetera. Ma questo è lodevole, è bellissimo, no? Avere questo cuore, questa forza interiore, questo desiderio di voler essere d'aiuto al mondo. Molti, quando mi scrivono, tra l'altro, mi dicono appunto e mi chiedono appunto come possono eventualmente salvare, cioè aiutare, non salvare, aiutare il mondo. Non è possibile. Non è possibile perché bisogna innanzitutto prima cambiare se stessi e quindi aiutare se stessi e quindi accumulare la conoscenza giusta che viene solo dalla pratica e viene dallo studio e viene dal migliorare veramente se stessi per poter cambiare gli altri. Cioè, altrimenti accade, cioè il mondo, addirittura il mondo, altrimenti accade ciò che diceva appunto Cristo: i ciechi guidano altri ciechi, con tutto il rispetto per voi che avete dentro il cuore, voi, diciamo in plurale maiestatis, poi, tutti quelli che hanno questo desiderio, che ripeto è lodevole, ma è contrario alle leggi classiche, specialmente le leggi della magia trasmutatoria, che sono leggi che si basano assolutamente sulla Cabala più alta. La Cabala stessa dice e insegna a coloro che veramente hanno desiderio di imparare come addirittura formare un mondo. Attenzione, non creare un mondo, perché la creazione è prerogativa divina, di Dio, ma formare, ossia riuscire a modellare come nella creta quello che noi vorremmo fosse il mondo. Ora, quello che io volevo dire è che è possibile fare questo, è possibile, ma ci si deve impegnare e non certamente leggendo o scrivendo, no? Per esempio, è lodevole, ripeto, avere questo desiderio, ma non si cambia il mondo scrivendo qualcosa su internet o avendolo a desiderio, non si cambia il mondo neanche dando un po' di soldi alla persona che ne ha bisogno, al bisognoso, non lo si cambierà mai, anche perché c'è l'opposizione delle forze contrarie che questo non vogliono e che vediamo scatenate in questa situazione che nessuno pensava di vedere. Ma se andate a vedere 5 anni fa, avevo già parlato di questa cosa, stavo andando a vedere i video che ho fatto quando ero a Budapest e parlavo di questo: 1, la sopravvivenza per la vita; 2, tentai di mettere su anche un gruppo all'epoca, ma si sfaldò, perché appunto manca quella forza di azione profonda, forza di continuità d'azione mentale interiore e poi di tecnica. È possibile cambiare le cose, quindi cambiare il mondo o cambiare anche il nostro mondo, non per forza, no? Attualmente potremmo avere un'idea di mondo grande, ma non voglio parlare di cose morali, non voglio parlare di discorsi teorici, voglio parlare di tecnica, voglio parlare di, come sempre faccio, pratica, tecnica. Buongiorno a tutti. Ho detto prima, non lo dico, perché magari sembra che non rispondo, ma è per non perdere il filo. Parliamo di tecnica. È possibile cambiare il mondo? Bene. Ora, intendetemi molto, ma molto bene. Il mondo viene all'esistenza
mediante l'interazione che noi abbiamo con esso. Mi ricordo quando ero discepolo, io quando ero studente, se vogliamo dire così, alla richiesta sulla realtà del mondo mi venne detto semplicemente che in futuro mi sarei accorto di qualcosa di molto particolare, ossia che il mondo non ha una realtà come immaginavo, ma ne ha un'altra, e che esso nasceva dall'interazione con me e dalle sensazioni, percezioni che veniva a creare dai miei sguardi quando cadevano su di esso. Quando ci mi diceva quello che ho chiamato Maestro Antonio, che, per coprirne la persona, quel fiore che stai guardando adesso, che quando andavo nella sua cascina, nella sua masseria in realtà, mi diceva: quel fiore che stai guardando adesso è diventato così adesso che lo vedi, ma non puoi giurarci che sia così una volta che non lo vedi. E io dissi: d'accordo, io dicevo, però qualcuno mi può dire che è bello questo fiore. E lui giustamente diceva: d'accordo, ma questo non è altro che una testimonianza di un'altra persona a cui puoi dare credito o meno, e quindi un'inferenza di un pensiero. All'epoca non è che mi piacesse tanto la cosa, poi cominciando, ero un ragazzo, cominciando ad andare avanti, vedendo anche ciò che è la fisica quantistica, che si è appressata leggermente a qualche piccola conoscenza della magia trasmutatoria, comincio a scoprire, ossia che per chi non lo sapesse, penso ormai lo sappiamo tutti, però una particella, cioè un'onda non è né particella né onda finché noi non decidiamo cosa sia o la vediamo e la frizziamo. Bene, questo indica che tutto ciò che noi vediamo lo vediamo lo vediamo quando decidiamo di vederlo. Un saluto a te, Mario, un saluto a Sofia, un saluto con tutto il cuore, e presto anche lì si muoveranno le cose, i libri che stiamo facendo, ne approfitto. Siamo quasi addirittura, faccio una piccola parentesi, addirittura da Sofia, addirittura d'arrivo, perché ho la casa editrice è in Bulgaria, e siamo addirittura d'arrivo delle correzioni e l'iscrizione delle cose per cominciare a pubblicare 2 libri, di cui il primo è Alchimia e Amore, quindi ed è molto importante questa cosa, perché ci saranno delle cose molto interessanti per chi, cioè non è soltanto una cosa teorica, ma ci saranno anche delle indicazioni abbastanza pratiche, quindi la persona che se ne occuperà di stare un pochino vicino a questa cosa è proprio la persona che mi ha salutato. Un saluto a lui. Bene, quindi presto avrete questa cosa, l'Azot, la mia casa editrice, la casa editrice del centro, comincerà a funzionare. Un po' di pazienza, ci vuole sempre il tempo. Quindi torniamo a noi. Esiste la magia trasmutatoria? Cos'è la magia trasmutatoria? La magia trasmutatoria è la capacità della volontà di mutare delle cose. Quindi se invece di magia, che è un termine caldaico, e quindi andiamo direttamente a qualcosa di più moderno, diciamo volontà, ecco che noi possiamo chiamare capacità trasmutativa della volontà. Questo ci va a indicare che se veramente un po' di persone studiassero come si deve e praticassero come si deve questa conoscenza, sarebbe possibile cambiarlo. Perché? Perché la tecnica trasmutatoria cambia la persona. La tecnica trasmutatoria ha quella capacità, mediante vari apparati, situazioni, eccetera, eccetera, di modificare ciò che l'uomo è dentro. Modificando ciò che l'uomo è dentro scientificamente, nel senso che accade sempre, accade che tutto ciò che viene all'esterno viene a modificarsi per via di volontà.
Ripeto, la Cabala ne parlava con profusione di questa cosa fin dall'inizio, fin dalla nascita, e ci sono i mezzi con cui noi stiamo facendo i conti, dal primo rituale al secondo rituale, al terzo rituale, cose varie, e quindi dei sabbataisti, in modo che la materia venisse modificata. La Kabbalah, quella reale, non quella che leggete un pochino nei libri teorici, ma quella pratica, quella reale, quella che mette in moto le forze, che non viene detta nei libri ma viene spiegata da bocca a orecchio, se vogliamo, in Occidente appunto chiamata magia trasmutatoria in qualche maniera, quindi che poi c'è la radice è sempre la stessa sia in Occidente che in Oriente, poi ha preso vari nomi con diverse, chiaramente diverse tecniche, diversi modi di tecnica da fare. Quindi ha dimostrato che è possibile, come fin da quando venne creato il primo rituale, per far discendere una certa energia particolare mediante i vari livelli e le varie vie, come vengono chiamate, per incarnarla qui. Bene, la stessa cosa è possibile fare in altra maniera. In pratica, se una persona è abbastanza brava, può andare a sintetizzare tutto se stesso anche in un pezzettino di carta, perché no? L'importante è che tutto ciò che va a sintetizzare dal simbolismo dell'intellettualità, dal simbolismo dell'emozione, del simbolismo dell'anima, dei sentimenti, della conoscenza, abbia una rispondenza reale. E l'arte della rispondenza reale, l'arte del legame viene chiamato, l'arte cioè di fare in maniera che le cose che si fanno, che si scrivono, che si agiscono abbiano la rispondenza, e l'arte è il segreto in pratica che viene trasmesso a chi ne è meritevole, e si è sicuri che non faccia danni, voglio dire. Cioè, meritevoli intendiamo non fare danni, ecco, voglio dire. Quindi, infatti, come viene scritto diverse volte, colui che si mette a praticare questo, questa conoscenza, viene testato mille e mille volte, viene messo in tentazione mille e mille volte, viene lasciato solo, senza risposte di colui che reputa maestro o maestri, viene portato un po' agli estremi anche a livello interiore, mentale, emotivo, sentimentale, viene proprio pesato, viene purificato come l'oro in un crogiolo, e da lì si vede, e non gli si dà neanche spiegazione, e da lì si vede se la persona veramente ha quella forza di fiducia, di attesa, anche perché gli si darebbe in mano il potere del mondo. Immaginate la capacità, e questo non sono fregnacce, come direbbero a Roma, perché altrimenti non sarebbero sopravvissuti per millenni. Queste conoscenze, come sempre dico, non sono neanche umane, sono state date, non per niente Kabbalah, quindi magia trasmutatoria come la conosciamo noi, indica proprio una trasmissione da bocca ad orecchio, cioè qualcuno l'ha data. Stesse cose per la conoscenza dei Veda in Oriente, stesse cose per la conoscenza dell'alchimia, insomma sono tecniche, sono conoscenze che sono state date all'uomo. Ora non stiamo a dire da chi, lo sappiamo da chi e da dove. Quindi che cosa succede? Ci succede che immaginate il potere di poter essere, scusate, di stare tranquillamente qui nel mio studio al centro Ammonio unico, e avere quel potere di disegnare qualcosa con le determinate giustezze, di andare a muovere e capire quando, come, perché, in che maniera, in che situazione, diciamo di universo stellare, quello che sia, e avere la capacità di imprimere questo movimento all'esterno. È ciò che è stato fatto, ripeto, con i rituali fino adesso, che sono stati compiuti da altri personaggi. Il problema della cosiddetta confraternita bianca, cioè coloro che hanno questa conoscenza, ma non si muovono, è un problema molto mistico, nel senso, dice, vabbè, è la volontà di Dio. Io non sono così.
non sono una persona che dice la volontà di Dio, perché riconosco che sì, è la volontà di Dio a un certo strato, però se tu esci fuori da questo strato, hai la possibilità e la potestà di poter usare, formare e riformare il mondo. Infatti il potere è proprio formare un nuovo mondo. C'è un kabbalista che non mi ricordo adesso, c'è molto famoso nel Talmud, viene citato spesso, Rabbi Rava, non mi ricordavo, questo Rabbi Rava diceva e scriveva tranquillamente nel Talmud, ed è uno tra i più citati, che l'uomo, il giusto, può formare un nuovo universo, un nuovo mondo. Ora, che sia formato, uno pensa che possa essere formato in maniera mentale, che possa solo essere formato in maniera sottile o in maniera, non lo so, insomma, è da discutere, ma in realtà qui si discute proprio di formare, come con la Creta, di riformare il mondo, cioè quello che attualmente state vivendo, quindi giungere a muoverlo, a darne delle lavorazioni simili alle lavorazioni che si fanno col DAS, con la Creta, cioè non ti piace una forma e la modifichi. Tenete presente che il mondo è diviso in due maniere: il mondo fisico statico, che è quello che vediamo, che percepiamo, che sono i fiumi, le montagne, i terreni, quello che sia, e quello che è contenuto nel mondo e che genera il mondo umano, che è dato dalle idee, e che quindi poi queste vanno a modificare eventualmente questo mondo statico che è come una creta. Bene, c'è la possibilità di andare a modificare questo mondo umano, andarlo a ritagliare, andarlo a muovere come con degli strumenti. Chi ha fatto un po' di modellazione mi capisce di più, quindi si va a riprendere il modello sbagliato e lo si corregge. Questa è una delle grandi possibilità della magia trasmutatoria, e quindi è per questo che viene applicata, può essere applicata all'essere singolo per una rinascita assoluta. Per niente veniva data la magia trasmutatoria come Arcana Arcanorum e poi Arcana Arcanissima, di cui nessuno ne parla. Ti parlano dell'Arcana Arcanorum, pensano di saperlo, che sono pratichette. In realtà poi c'è l'Arcana Arcanissima, di cui nessuno ne parla. Un pochino ne ha accennato il Michael Mayer nell'Atalanta Fuggens, però e lì abbiamo un'idea di Arcana Arcanissima. Venivano date agli ultimi gradi della massoneria, tipo 87, 88, 89, 88, 89, 90, cioè per dire proprio ti è. Quindi venivano dati direttamente lì per fare certe cose, per pratica automodificarsi, trasmutarsi. E quindi viene dato questa tecnica a 3 livelli principali: la modificazione del singolo, la modificazione di un gruppo, e viene usata spesso negli ordini e cose varie, e la modificazione di un popolo, e poi da questo si può dire anche un quarto, però è un'espansione, la modificazione del mondo. Esiste in questo ambito una specie di griglia, una griglia particolare, disegnata in una certa maniera, che è stata fatta a andare a rispondere precisamente ad alcuni dettami molto precisi, quindi per creare questo legame, e che andando ad agire su questa griglia, come con degli scacchi, diciamo così, o con delle pedine, è possibile modificare tante cose. Ora è chiaro che la potenza della discesa della parte sottile, della parte chiamata astrale, la parte sottile, la parte oscura nella materia, dipende dalla capacità di chi lo fa. Può essere, e questo può essere dato da diverse tecniche. Può essere, se uno è molto potente, cioè in pratica ha una capacità quasi come un dio, imprime la sua stessa volontà, e quindi questo è stato fatto solitamente dagli esseri religiosi. Viene Buddha e crea il buddismo con una parola,
anatta, no? Cioè, tutto è vuoto. Viene Zoroastro e cambia, modella ancora, viene Cristo, cambia, modella ancora, viene, che ne so, c'è Carlo Magno, cambia in un'altra maniera, Alessandro Magno lo cambia in un'altra maniera, cioè, notate che anche i vari regni dei vari re, imperatori e cose varie, specialmente dei faraoni, erano differenti perché i sacerdoti imprimevano c'è la differenza che indicava la qualificazione e l'unione con la personalità del faraone che era stato messo lì. Quindi c'era, siccome ogni persona è diversa dagli altri, in pratica, a seconda il faraone, a seconda il suo carattere, il suo modo, agiva il collegio sacerdotale andando a modificare l'esterno. Si può fare? Sì, si può fare, si può fare, è stato fatto e lo stanno facendo, e quindi io ripeto, rimprovero coloro. Allora, il problema delle due branche che si affrontano è che uno non c'ha moralità, diciamo la branca scura, l'altra branca c'è della moralità, diciamo la branca chiara. E questo è un problema, perché è come se mi portassero in pronto soccorso e che ho qualcosa che deve essere fatto e per moralità non vengo tagliato, oppure c'è un pus, una cosa, non vengo tagliato, no? Come si dice, il medico pietoso fa la piaga purulenta. La piaga purulenta l'hanno voluta tutti coloro che parlano soltanto d'amore e pace, dicendo lo vuole Dio, lasciando andare le cose in questa maniera, e quindi questa è una visione, ma la magia invece ragiona diversamente, perché la magia parla di volontà e quindi la capacità con la volontà di muovere le cose. È chiaro che bisogna portarsi a un livello maggiore di coscienza e non essere schiavi della materia. Che cosa voglio dire? Ora, non è una cosa mistica, cioè se io sono schiavo di quel bicchiere di vino, se io vedo una ragazza e gli vado dietro come fa un cane, oppure viceversa, un ragazzo e gli muoio dietro in questa maniera, se non dormo la notte per quel paio di scarpe o per quell'auto, se non dormo la notte perché non ho la casa così, se non dormo la notte perché c'è, non sono adatto a fare assolutamente magia, quindi a cambiare nulla, perché sono schiavo di quello che dovrei dominare. Viene detto sei schiavo dei 7 signori, cioè i pianeti, ossia i pianeti sono i 7 desideri, e quindi non si può fare nulla. Ma se invece una persona riesce a non essere toccato da queste cose, a riscoprire la parte superiore di se stessa, che spero che questa quarantena qualcuno la sta facendo riscoprire, quindi è anche buono. Se qualcuno comincia a capire che non è solo auto, calcio, femmine, maschi, cibo, viaggi, bei vestiti, c'è proprio sempre cose con gli amici, c'è perdite di tempo in pratica, e che è possibile salire a una conoscenza superiore, è possibile svincolarsi da questi lacci per andare dalla periferia al centro, ecco che le cose cambiano, ecco che il mondo può essere cambiato. Non è vero che le cose sono destinate ad andare sempre in una certa maniera. Quando me lo chiedono le persone comuni che io vedo, allora, voglio essere chiaro anche per della gente che mi ha spesso chiesto, anche che fa i corsi con me, a cui sono stato un pochino molto tranciante, o tranchant, come dicono i francesi. Quando uno mi chiede, maestro, ma posso fare qualcosa per cambiare questa situazione? O Riccardo, che cavolo che sia. Io guardo la persona. Io prima di dare una risposta osservo, cioè, perché già l'ho osservato come la persona, dico se è schiavo, cosa gli piace, cosa non gli piace, eccetera, eccetera. E da lì do la risposta. Cioè, è chiaro che la maggior parte delle risposte è sì, è il destino, non puoi fare nulla. Perché? Perché la persona è schiava. Cioè, se mi si dice non posso fare nulla per cambiare la mia situazione finanziaria, se io vedo che sei schiava o schiavo anche di un piatto di pasta, o litighi sempre, non riesci a uscire fuori dalle situazioni, dico sì, non puoi fare nulla. Sei schiavo. Cioè, e allora quindi viene detto
saggiamente abituati il fato fa di te quello che vuole, quello che deve accadere accadrà, il destino è così, non si può fare niente, rimettiti nelle mani di Dio e il karma, ma non è vero se viene da me qualcuno che già reputo libero, attenzione, non intelligente, ma proprio non c'entra niente l'intelligenza, parlo di una persona a cui vedo che non fa presa quello che agli altri fa presa, quindi noto il suo livello interiore di libertà. Se mi dice maestro è possibile fare questo? Sì, allora mi prodigo per insegnare a questa persona come andare oltre le stelle, perché astra inclinat non necessitant, gli astri inclinano ma non danno una necessità. Però per la gente non matura non significa stupida, per carità di Dio, significa che è attaccata eccessivamente a tante cose, in primis il proprio corpo, non può dominare. Perché se io voglio tramutare il mio corpo, devo innanzitutto sentirmi distaccato dal mio corpo e non esserne schiavo, quindi esserne libero in una certa misura. Essere libero cioè direttamente nel proprio corpo significa riuscire a, questo viene detto nelle istruzioni, a sentir freddo quando voglio sentir freddo, caldo quando voglio sentir caldo, a non piangere se non voglio piangere, o a piangere se voglio, a ridere se non voglio, a ridere se voglio ridere, o non ridere se io non voglio ridere, a non farmi sconvolgere dal padrone di casa che passa, magari deve avere l'affitto, io non ce l'ho, viene, ci voglio l'affitto, a non farsi sconvolgere, cioè, voglio dire, a essere quello che nel mio primo libro del 1990 scrissi, la neutralità iniziatica. Se non c'è neutralità iniziatica, c'è uscita da questi schemi, e io sto dando questa possibilità, andando a praticare fisicamente con l'alchimia, e chi lo sta facendo le vede i risultati, andando per sciogliere queste cose, tanto che rimani indifferente. Mi viene detto, ma se mi dicono gli amici usciamo, prima era una cosa incredibile, adesso mi sento così, se mi fa così, scusate, non è possibile. Certo che è possibile riconoscere la propria schiavitù, è quello che sto tentando di fare da 7 anni a questa parte. Tutte le conoscenze che sto dando sono dedite a quelle, a vedere le proprie schiavitù per poterle superare. Non faccio altro, però mi piego su me stesso e mi sto zitto quando anche coloro che si mettono a fare qualcosa, e noto che in ogni caso non ci riescono perché o la femmina ha superior potere o il maschio ha superior potere, o si devono liberare. Insomma, una volta mi ricordo che c'era una lezione e mi venne detto che una certa persona non poteva fare quella lezione. Va bene, benissimo, si vede, perché era impegnato. Poi seppi che doveva soltanto seguire un master di tennis, doveva vedere Wimbledon. Io mi sono allontanato via via la persona, perché se una persona c'è sempre lì, in pratica non riesce, non gli faccio spendere anche 50 centesimi, perché sarebbe una ingiustizia da parte mia, e siccome conosco bene la legge e so che nulla può essere mosso perché non deve essere riequilibrato, perché la somma deve fare zero, preferisco allontanare persone che giocano, farli andare da un'altra persona che non gliene frega niente, che farlo io. Quindi si può dire anche essere integri in se stessi, sì, e se per integrità si intende la capacità di non farsi sconvolgere da nulla, cioè, e sono sincero, neanche se ti muore tua madre o tuo padre, sì, è morto, benissimo, ho conosciuto, cioè, malissimo, so che la legge è questa, capisci che la legge è questa. In Italia verrà prima, non lo so, cioè, dipende quando aprono le cose. C'è Roberto, che adesso è tutto chiuso, qui si parla che apriranno, cioè che gli aerei per l'Italia o per l'Europa lo riapriranno di ieri per ottobre, novembre, dicembre. Poi le cose cambiano, quindi sono bloccato anch'io qui. Quindi che cosa succede? Succede a questo punto che se non abbiamo la capacità di andare oltre delle cose semplici, l'uscita così quotidiana, e quello, come
come possiamo dominare un mondo? Ma noi come possiamo avere in mente l'idea di modificare il mondo se non riusciamo neanche a modificare noi stessi? Cioè, se ci costa così tanto non fare quella particolare cosa, oppure se ci costa così tanto non mangiare quel piatto di pasta per 10 giorni, o se ci costa così tanto non fare sesso per 7 giorni. Sesso non è che viene detto non fai sesso perché c'è Dio che ti guarda e non vuole, no, semplicemente viene detto devi raccogliere una certa tipologia di energia, l'energia è una, o la sfrutti nella mente, o la sfrutti nel cuore, o la sfrutti nel calcio, o la sfrutti nel sesso, o la sfrutti nello scrivere, o la sfrutti nel cantare, e quindi ti dice ti devi fare un'operazione magica o alchemica, non fare sesso per 7 giorni, per esempio, che è il minimo per riuscire a accumulare, e non ci si riesce, e le persone sono disperate, oppure se non si riesce a uscire fuori dal dominio di una certa persona, cioè se si vive in funzione di una certa persona o di certe persone o di certe situazioni, mi spiace, ma devo dire la verità, se si va ad avere queste situazioni non è possibile assolutamente fare nulla. Ecco la magia trasmutatoria. La magia trasmutatoria, problema di audio? Confermatemi come si sente, eventualmente sposto il telefono perché sono con l'hotspot giorno 8, metteranno sta benedetta linea. C'è un problema di telefono, si sente? O non si sente? Vabbè, aspetto una risposta e poi... Allora, tutto questo però non è che si viene... Cioè, attenzione, a tratti. Allora, sposto il telefono, l'hotspot. Ecco, forse adesso si sentirà meglio. Oh, c'è tutto, si sentirà meglio? Sento bene, tra scatti, poco, non è chiaro, si sente bene, a volte parole in mano, si sente bene, si sente bene. Vabbè, io ho spostato il telefono, magari si sentirà meglio. Allora, che cosa succede? Cosa stavo dicendo? Quindi, se noi siamo troppo schiavi di qualsiasi cosa, non possiamo fare niente in magia. Ma quello che io sto portando alle persone, non sto portando il fatto che dice, vabbè, informatevi se si sente meglio adesso, che dice in pratica, attenzione, dovete fare lo sforzo di abbandonare le cose che volete e quindi impegnarvi nella sofferenza, come viene insegnato nelle varie ritualità e nei vari ordini. Cioè, io mi ricordo che io, 17enne, 18enne, entrai in un ordine italiano e mi si disse a 18 anni, appena fidanzato con una ragazza di 18 anni, quindi con tutti gli ormoni in subbuglio, non devi far sesso per un anno. Chiaro che ci provi, entri in scontro questa cosa qui, scontri con ciò che vuoi, questo senso, ancora non lo vedi bene, di misticismo che ti porta su, ma poi c'è la che ti chiama, perché non è una questione fisica, sono gli ormoni che si muovono e quindi è il sangue che si muove e quindi è tutto dentro, non puoi fare nulla, non puoi dire alla mente con la volontà non lo faccio. Non è possibile che lo fai, altrimenti diventi pazzo o diventi violento o lo sfoghi in qualcosa di brutto, no? Quindi, allora, quello che invece è saggio è dire, guardate, come sto facendo io, esistono nell'alchimia questi preparati fatti con cose semplici, la menta, le albicocche, la cannella, il pino silvestre, più che ne so, più che il miele, più che la rosa, che ti portano, se lo fai come si deve e li prendi come si deve e regolati sul tuo oroscopo, perché noi per rispondere anche alla persona di prima è possibile vederli, sì, andando a vedere il grafico di nascita, sei tu e tua carta d'identità, andando lì dice ok, vediamo tutte queste cose, superiamole, è quello che sto dando. Se le persone fossero talmente intelligenti da continuare a prendere quello che io do e fare, accade automaticamente. Il problema è che non c'è la costanza. Allora mi dice, maestro, cioè, quando io mi sento dire
Maestro, c'è un distillato per avere la volontà di prendere i distillati? Però la stessa persona mi dice vorrei cambiare il mondo, vorrei lottare per questo, vorrei... Io lì sto zitto. Cioè, sì, infatti il prossimo mercoledì sarà un seminario di 3 ore per scoprire appunto la magia trasmutatoria, quindi in modo da andare a capire queste cose qua ancora più profondo. Scrivete a grandeopera.alchemica.com per sapere. Cioè, io rimango colpito quando, e c'è stato, sono state 3-4 persone, maestro, mi dai qualcosa per avere la volontà di fare quello che devo... lì non è possibile. Allora lì devo dire per forza il fatum. Allora a queste persone che sono ancora immature, che hanno bisogno, ma non sto dicendo neanche di allenare la volontà, Alessandro, sì, lo fai, sto dicendo che la volontà la puoi allenare quando hai capito profondamente che le cose a cui sei legato e che sei troppo legato hanno una visione differente, ma sempre, e questo lo puoi fare se acquisti dentro di te la capacità di praticare delle cose semplici. Io sono uno dei pochi, ripeto, che mette insieme l'alchimia e la magia in maniera corretta, e quindi è chiaro che se viene da me il 18enne con il sangue in subbuglio, non gli dico certamente non fare sesso alla tua ragazza, ma se non scemo, gli darò qualcosa che possa fare in maniera che il suo sangue sia più calmo. Quindi gli dirò, fai sesso con la tua ragazza in questo momento, nel momento che lo senti, quando lo fai questo, cioè gli darò un'indicazione più magica, più alchemica di quella semplice che tutti fanno, solo una cosa animale. La rendo e gli do un insegnamento in pratica. Quando senti di fare questo, fai questo, ma fai questo per continuare. In pratica è come usare, come fa un surfista, un'onda, se sta arrivando l'onda più forte, in questo caso la spinta sessuale, che è normale, voglio dire, cioè, mi sembra naturale, è la vita, allora bisogna sapere come fare a salirci sopra e farsi trasportare invece di andarci sotto e dire mannaggia ci sono cascato, perché non è cascarci, è semplicemente così per il cibo. Per esempio, hai fame? Benissimo. Se hai fame e vuoi il cibo, io sto insegnando, e lo farò, mangia le cose giuste affinché siano legati direttamente con, 1, il tuo grafico astrologico, 2, quello che stai facendo. Cioè, se tu vuoi pregare la Madonna con il rosario, parlando con una persona, mi è venuto in mente, ne parlerò comunque del rosario, ma cosa significa veramente, che pregando la Madonna con il rosario, no? Se vuoi essere così puro, non puoi andarti a mangiare la bistecca al sangue, col sangue che esce, non puoi. Se invece devi fare uno sforzo fisico per scaricare le cassette o uno sforzo particolare in cui c'è bisogno di molta forza muscolare, dove si va a mantenere, si va a conservare la forza nervosa e quindi anche magica, hai bisogno di un cibo un po' sostanzioso. Non per niente in magia non è prescritto il vegetarianesimo, cosa che è prescritto per un'altra tipologia di azione, che è quella mistica, che è quella yogica e cose varie, quindi non bisogna confondere i piani. La forza di volontà è il nostro più grande potere. La forza di volontà è il più grande potere in assoluto che l'essere umano ha. L'essere umano ha 2 poteri, 2 ce n'ha, non c'ha altro, l'immaginazione e la volontà. Se funzionano bene mediante la concentrazione, che può essere ottenuta tramite pratiche, tramite alchimia, tramite preghiera, tramite tecniche di meditazione, qualsiasi cosa, allora diventa un dio in terra, potete fare qualsiasi cosa, perché l'immaginazione diventa il mirino, no? La volontà è quella freccia che arriva all'improvviso e della vostra forza. Potete, quindi, se siete nel mondo in cui siete, se il mondo che vediamo è questo, è perché, come dissi, la nostra mente vede questo. Quindi non si può assolutamente andare a cambiare il mondo se non cambiate voi stessi il modo di vedere. Se siete delle persone che si fanno piegare la schiena in questa maniera e continuano a farsi piegare la schiena, come potete cambiare il mondo? Piegare la schiena di qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Allora lo so che siamo in un periodo un po' particolare, eccetera, eccetera, va bene, eccetera, eccetera, ma
questo andrà bene per un po' di tempo, questo che stanno chiedendo. E se in futuro, fra 3 mesi, 2 mesi, dicono no, dovete stare ancora dentro, perché l'essere umano è un essere che si abitua anche al peggio delle cose. Attenzione, perché mi stanno bollendo come la rana. La rana, se la metti nell'acqua calda, salta, ma se la metti nell'acqua fredda, piano piano la accendi, la rana ci rimane. Cioè, attenzione, quello è l'abituarsi della mente. Non dello significato dell'antichità. Sì, Luca, questo è una cosa che ho fatto, poi ho tolto, sono arrivato alla 6ª lezione perché erano un pochino toste le cose, quindi bisognava praticare, cioè bisogna praticare, bisogna rendere la mente forte. Quindi attenzione che la volontà di cambiare il mondo non c'è. Se ci fosse la volontà di cambiare il mondo non saremmo in queste condizioni, non saremmo attualmente così. Vi avviso che dal 9 al 14 in Italia saranno sospesi i bonifici, quindi prendetevi un po' di soldi, che ve l'ho detto l'altra volta, saranno sospesi i bonifici, quindi attenzione, prendetevi qualche soldo e tenetevelo a casa. Dicono dal 9 al 14, potrebbe essere fino al 20, 25, non lo so. Quindi attenzione a questa cosa. Quindi perché? Cioè, nessuno parla, nessuno dice. C'è bisogno per forza di una mazzata. Allora, ecco, padri e madri che non hanno denaro, se continua così andranno a fare questa mazzata. Ma nella magia, per cambiare il mondo, c'è bisogno dell'automazzata, cioè bisogna fare l'autoanalisi, bisogna andare a vedere che cos'è che mi tiene schiavo o schiava, a cosa ci tengo troppo e non riesco a rinunciare, che cos'è che disegna le mie giornate, cioè che cosa faccio, dove vanno i miei pensieri ogni giorno, da quando mi alzo, cos'è che faccio più di ogni altra cosa, magari sempre di più, e talmente l'ho fatta che ne sono schiavo. Quali sono le cose a cui non riesco a resistere? Quali sono le cose che mi danno un fremito? Quali sono le cose che mi danno una scossa? Quali sono le cose che mi danno un terremoto? Quelle sono tutte schiavitù che io chiamo controllori, perché sono la trasformazione psicologica di enti, cioè entità. L'effetto Marici, ma le persone che l'hanno praticato non credo che erano sensanti, eppure hanno cambiato. Ma quello è un'altra cosa, Alessandro, è un'altra cosa, è dare 5 minuti a uno che gli dici guarda, in quell'istante si sente investito di quella cosa. Infatti cosa ho detto, Alessandro, non fatelo più di 5 minuti, perché la mente, una persona non avvezza, in pratica più di 5-10 minuti comincia a arrivare il problema. Quindi se invece quell'effetto che abbiamo detto, l'effetto Marici, che era stato fatto, ricordi che era fatto da persone che meditavano, cioè meditavano con la meditazione trascendentale di Marici Mahesh Yogi, quindi erano avvezzi alla concentrazione per ore, no? E allora vicino a loro direttamente si agganciarono, invece ci dissero ragazzi, invece di andare al concerto e a fare sempre buga buga boom o essere rimbambiti là davanti al concerto, vogliamo usare 5-10 minuti di concentrazione su questa cosa. Quindi gli altri si vennero, cioè si accumularono, si sommarono e quello. Quindi che significa ciò che dici? Cioè, no, alla fine è così. Quindi è come se ci se vogliamo cambio in sterlino, questo non lo so perché io attualmente sono in Asia, quindi però vi dico solo che dal 9 al 14 ci sono i bancomat chiusi, mi è arrivato, c'è bancomat, come si chiamano, i bonifici, poi non so i bancomat, quindi ve lo sto dicendo. Quindi ecco che se noi vogliamo cambiare il mondo dobbiamo cominciare a cambiare noi stessi. La magia trasmutatoria fa questo, dà le tecniche, le capacità, le situazioni, i poteri di muovere. Ma attenzione, uno dice, ma allora io devo studiare magia trasmutatoria, quanto cavolo mi ci vuole se io non riesco a cambiarmi? Attenzione, e qui entriamo. La magia trasmutatoria è saggia, così come è saggia la scienza tradizionale antica. Che cosa dice? Dice, d'accordo, io so benissimo che tu adesso non sei in grado di superare questo con la tua sola forza di volontà. Allora
si dice vieni aiutato dalle le componenti e le situazioni stellari e del mondo, cioè quella capacità di osservare con attenzione quello che sta accadendo e come sono le situazioni, scegliere il momento giusto e infilarsi in quel pertugio per ottenere, per fare le cose che devono fare. Quindi sfruttare la forza della macchina, diciamo, no? È un pochino come nel jiu-jitsu o nel judo, ti viene uno di 2 metri, non lo puoi battere perché ancora non sei forte. Allora che fai? Sfrutti, ti lasci portare e sfrutti la tua forza. Bene, c'è questa branca della tecnica magica che è poco studiata, perché darebbe in mano anche a gente, ed è poco detta, a gente normale, usuale, delle conoscenze per far accadere veramente le cose, perché vai a sfruttare con precisione il momento in cui c'è quella cosa e quindi la richiami, la metti in circolo, fai le gare, avviene. È quello che fanno i delinquenti che attualmente governano il mondo, perché non sono esseri superiori. La maggior parte delle volte, quando arrivo all'istruzione del viso, il mio corpo è come una piccola contrazione. È normale perché esce l'energia. La contrazione energetica, cioè muscolare, lì c'è l'anima, nei muscoli c'è la mente in pratica, scusatemi, l'anima è nel sangue, e la mente è nei muscoli. Quando c'è quella contrazione è come se tu fai una proiezione. Quindi l'effetto Marici si ha anche con persone meno alte, si ha con persone meno alte se sono agganciate a persone no alte, meno mature, nel senso meno capaci ancora di dominarsi. Attenzione, per me sono 3 tipologie di menti: la mente non matura che non ha capacità di controllarsi, la maggior parte; la mente media matura che comincia magari invece di 100 legami ce n'ha 60, 30, comincia a liberare; la mente matura che proprio è completamente stabile in se stessa. Bene, se colleghiamo queste menti a 2 milioni di persone che per 5 minuti si concentrano in una cosa, tu cambi il mondo. Usare la forza della macchina, e certo, usare la forza della macchina per salire oltre. Buongiorno. Quindi questo è la cosa. Quindi attenzione che vi sto parlando di 3 tipologie di magie che sono poi studiate nella magia, praticate nella magia trasmutatoria. La prima tipologia si basa sulla capacità della forza, della volontà del mago, e all'inizio, cioè pratica di colui che lo fa, del praticante o della praticante, quindi all'inizio usa le sue stesse energie, proiezioni, cose, eccetera. Quindi, però chiaramente sono legate alla sua forza, cioè è come un uomo che dice voglio spostare quella montagna, voglio toglierla, con le sue stesse forze non ce la farà, quindi deve capire, può fare altro, magari con le sue sole forze può riuscire a fare un buco, può riuscire a fare una grotta, cioè a togliere le erbe, a togliere le pietre, ma non altro. La seconda tipologia di magia si basa sulle forze naturali, e quindi che fa quest'uomo? Sfrutta eventualmente le forze naturali che ci sono, che ne so, le piogge, devia un fiume, lo fa andare addosso, cose varie, fa cambiare, cioè, per spostare o per modellare la montagna. Poi c'è la magia divina superiore che, ecco, l'essere che è completamente libero, dice la montagna non c'è più, la montagna sparisce. Perché? Perché sei tutt'uno con la realtà e ha riconosciuto che la sua realtà è identica alla sua mente, riconoscendo che la realtà è identica alla sua mente, ecco che è matura, e riconoscendo e sapendo che ogni pensiero che cambia nella mente fa parte della realtà, lega le cose, cambiando un pensiero cambia la realtà, cioè la forma.